Ciao ragazzi, benvenuti a questo appuntamento con il racconto del viaggio a Londra che riguarda il Fan Meet 2 organizzato da PeopleCon per l'incontro con Millie Bobby Brown e Noah. Il cognome di Noah, Giada? Schnapp. Noah Schnapp, non lo ricordo mai, comunque Noah Schnapp sarebbe il personaggio di Will, ecco lui, proprio lui, Will. Avrete modo di capire quello che è successo dall'inizio alla fine per questo incontro fantastico che Giada, mia figlia, ha avuto con Millie Bobby Brown. Partiamo subito intanto con il viaggio da Agrigento in Sicilia a Palermo per l'aeroporto, poi da Palermo a Londra. Vediamo cosa è successo e ci rivediamo dopo. Look at what you see in her face, the mirror of your dreams. Make believe I'm everywhere, living in my light, written on the pages, the answer to another story. Ok, dopo essere arrivati a Londra ci siamo diretti subito al nuovo hotel del quartiere Hammersmith. Hammersmith, già una pronuncia migliore della mia, perché proprio lì si teneva il meeting di Stranger Things. Siamo arrivati in 2000 persone la mattina, 2000 persone il pomeriggio. Ciao a tutti, siamo a Londra, adesso stiamo aspettando di incontrare America. Io sono un'unica fra le poche italiane, ce ne altri 5, stiamo aspettando, sono molto emozionata, ci vediamo più tardi. Allora, adesso stiamo aspettando di incontrare Millie. Allora, e dentro ci sono i biglietti. Possiamo farli vedere? Abbiamo incontrato Giada pure, una ragazza che è una collaboratrice volontaria di PeopleCon, che ha preparato un fanbook con Laura M. Echelon, o Echelon, una delle due. Questa ragazza francese ha preparato un fanbook che poi ha consegnato a Millie Bobby Brown. Preventivamente ci ha chiesto prima di fargli avere già delle foto dei tuoi pensieri. Che lei via email e su Instagram ci hanno mandato con una lettera per Millie dove appunto esprimeva già dei suoi pensieri che poi la ragazza ha letto sicuramente perché è stata io ho pure anche dato dei regali. Perché dopo aver fatto la fila, avete visto, ci siamo registrati, ci hanno dato un braccialetto rosso a me, invece la mia signorina qua ha preso il braccialetto VIP, è entrata prima, è stata si è seduta nei primi posti del palco, proprio in terza fila, proprio di fronte al palchetto dove poi è venuta Millie Bobby Brown. Dopo esserci registrati con i braccialetti, i biglietti e la busta che ci hanno consegnato, ovviamente il nostro pancino reclamava cibo, per cui siamo usciti dal nuovo hotel e siamo andati. Dice: papà, dove andiamo a mangiare? Mi dice Giada.
C'è Londra dove si può andare a mangiare 1 milione di posti, quartieri grandi come Palermo o Catania sono davvero enormi. Ovviamente McDonald's è stato il nostro punto preferito dove andare a pranzare. Guardiamo cosa è successo, perché poi dopo essere usciti dal centro commerciale, dal McDonald's, siamo usciti fuori ed è successo qualcosa. Adesso stiamo andando ad incontrare Willy. That in the end is right. I hope you have the time of your life. Ora stiamo andando da Willy perché dovrò incontrare. Adesso è arrivato il momento. È arrivato il momento. Just now. Dream a dream, and what the sea will be. Friends that keep their secrets. Questo messaggio? Ah, ma Dio mio, And your photos are on the other page. che pazienza, bravissima. Ha fatto tutto lei. A never-ending story. Ah, never-ending story. Stiamo incontrando Will. Siamo entrati praticamente, Giada in primissima fila, Giada ora proprio di fronte al palco in terza fila, proprio vicinissima. Crashing may fade away in your hand. If you want here, look, this and this. No, vai. Go. Welcome. Allora, vedete ragazzi, questo praticamente sono 3 monitor giganti, stemmi giganti. Lei sarà la ragazza, sarà al centro. Giada si trova praticamente. Andiamo a vedere quello che è successo, perché subito dopo essere entrati ci hanno fatti accomodare tutti, sala pienissima, suddivisa su 3 file con 3 schermi giganti che vedrete. Si sono spente le luci e guardate quello che è successo. Ok ragazzi, davvero spettacolare il clip preparata dall'organizzazione dell'evento, pelle d'oca proprio abbiamo avuto in quegli attimi, con tutti quei ragazzini che gridavano e inneggiavano ai 2 baby attori. Tu tremavi? Sì, perché Eri- ero emozionato. Tutti emozionatissimi, mi sono emozionato pure io che ne avevo, diciamo come età sono un po' più grande degli altri, però c'erano anche molti genitori, ecco, che hanno accompagnato i figli provenienti da tutta Europa e oltre, dalla Romania, dalla Germania, dalla Polonia, dalla Slovacchia, dalla Svizzera, Francia, Spagna, Portogallo, ovunque, tutta Europa e oltre, perché ho sentito dire già da pure australiani e brasiliani, se non mi sbaglio. Spagnoli.
anche spagnole, ma da fuori Europa anche, se non sbaglio, ce n'erano tante, anche dalla Turchia forse qualcuno. Americani sì, pure. Qualche americano pure, probabilmente erano a Londra e hanno approfittato dell'evento, però chissà, può essere che ci sono pure quei pazzi che si spostano da un continente all'altro per andare a vedere questo tipo di eventi, primo perché magari se lo possono permettere, e secondo perché sono molto appassionati della serie, perché subito dopo il video hanno invitato i ragazzi che erano in possesso del biglietto per fare la foto e l'autografo con Millie Bobby Brown a disporsi in fila nel corridoio poco distante per fare le foto. Guardate cosa è successo. Biglietto, già si è cambiata come potete vedere, emozionatissima. Sì, sì. C'è freddo perché c'è l'aria condizionata al massimo, già. Ma quindi là parlando? Sì, digli se siamo in fila per... Devo vedere Millie. Stai morendo? Every single day. Le bambine escono emozionate dalla foto. Tu piangerai? Ouais, mais il y a Giada realizzerà il sogno di incontrare e farsi una foto con Millie. Vediamo Giada con la tensione. Come ti faccio la foto? Grandi emozioni per le foto con Millie. Allora Giada sta entrando. Giada emozionatissima. Ah, dovete fare tutto il giro, Giada. Il biglietto dai. Ci vediamo dopo, Giada. Dai. Non trovo il biglietto. Ciao Giada. Millie, vedete là dietro. Non si vede. Ciao ragazzi. I'll be watching you. C'è un'altra che piange. Every move you make, every step you take, I'll be watching you. I'll be watching every breath you take, every move you make, every bone you break. I'll be watching you every single day, every word you say, every game you play. And I'll be watching you every move you make, every move. Poi tocca a Giada, che c'è questa ragazzina era prima di Giada. I'll be watching you. Ho visto a San Calogero, a Santa Rosalia messe insieme. I'll be watching you. Tutti felici. Come home in the morning light, and my mother says, when you gonna live your life right? Oh, mother dear, we're not the fortunate ones. Girls just wanna have fun. Oh, girls just wanna have fun. Ho dimenticato una cosa importante. Block tutti fermi. Nell'attesa dell'uscita di Giada dal Millie è successa qualcosa. È uscita una bambina
fuori, proprio dalla sala dove Millie sta, e tutti vedevo che si facevano la foto con questa bambina. Poi ho capito chi era questa bellissima bimba. La sorellina di Millie, Eva. Era la sorellina di Millie, Eva. Guardiamo il contributo, però è giusto dire che Millie è uscita subito dopo, ha interrotto gli autografi perché non vedeva più la sorellina, nonostante ci fosse la babysitter, comunque si è voluta sincerare di quello che stava accadendo, e Millie gli ha detto, io sono arrivata a riprenderla un po' alla fine perché non mi aspettavo che uscisse fuori. Millie è uscita fuori e ha detto alla bambina, la star sono io, lo dico in italiano che è meglio, la star sono io, dice, tu rientra dentro. Middle of the night and my fuck yells, what you gonna do with your life? Oh daddy D, you know you're still number one. Girls just wanna have fun. Oh, girls just wanna have fun. It's all they really want. Some fun. When the working day is done, oh, girls just wanna have fun. Oh, girls just wanna have fun. Che sorellina di Millie? Take a beautiful girl and they hide her in plastic girl. I wanna be the one who walks in the sun. Girls just wanna have fun. Girls just wanna have fun. It's all I really want. Some fun. When the working day is done, oh, girls just wanna have Che carina! La sorellina di Millie. just wanna have fun. It's all I really want. Some Giada ancora fun. non si vede. When the working La sorellina di Millie. just wanna Una star. oh, girls just wanna have fun. Stato. Anzi, non hai pianto come le altre. L'ha scelta lei la posa. Che cosa ha scelto? Lei me l'ha fatta fare. E come che l'ha Mi ha scelto? fatto fare così. Lei. E tu niente gli hai detto? No, per me va bene. Ah? Non è andata bene. Però non ti sei emozionata, anzi tanto, vero? Gentile è stata? Già entrata per gli autografi. Come vedete non si vede bene, ma Millie sta facendo gli autografi, guardate. Allora già si è fatto fare l'autografo di Millie qua nel libro. Che ha detto che ha visto il suo libro? Che ha detto che ha visto il suo No, libro? non l'ho visto da fuori, da dentro. Ah. La ragazzina, e ti voglio dire, che gli hai detto? Gli hai dato i regalini? No, lei l'ha visto e ha detto thank you so much. Le cose siciliane? No, gli ho dato tutto. Dentro il sacchetto, che dentro c'erano i due, quelli là, sì, di sacchetto. I carretti siciliani? Il diario e il cappello. Ovviamente Millie e Noah, mentre erano Facevano le foto. facevano le foto, non gli autografi. Foto. Ecco, mentre facevano le foto, comunque avevano già fatto anche gli autografi. Ovviamente i ragazzi, come tutti, avevano il bisogno di andare in bagno, di fare i propri bisognini, ma in quella sala non c'erano ovviamente bagni, per cui si sono guardati con lo staff presente e con le guardie del corpo anche che erano là a guardia di tutto. L'unica cosa era uscire velocemente e dirigersi nei bagni che erano di fronte a quella calca di ragazzi che era proprio dietro la Dalla porta. porta dietro. Così si sono decisi e si sono diretti verso il bagno con tutta la calca dei ragazzi dietro con i cellulari. Adesso vedremo le immagini. Mentre erano in bagno, i ragazzi hanno cominciato a cantare in coro Millie, Noah, Millie, Noah. Praticamente quei ragazzi stavano facendo i loro bisognini con il coro dietro. È stato molto molto divertente, guardiamo.
Ellie, what time the style? Okay, so everybody please take a seat. About us in your seats. Ovviamente c'erano dei tempi morti per chi non aveva foto e autografi, non tutti potevano permettersi, ecco, il costo della foto e degli autografi, così l'organizzazione ha deciso un po' di intrattenere i presenti che erano rimasti nella sala grande, ecco, dove poi è arrivata Millie per il panel con il question and answer, le domande e le risposte dei fan. Così hanno intrattenuto un po' tutti con alcuni cosplay, cioè ragazzi vestiti. Io ho fatto delle foto con alcune ragazze vestite e una vestita da Joyce con la mazza. Si è fatta una foto con Joyce, una signora che si è vestita da Joyce, fantastica con le luci. Abbiamo anche la foto, ma anche ragazze vestite da gelataia, no? Steve e Robin. Come Steve e Robin. Ha vinto però, se non erro, una madre con la figlia che era vestita da 11 nella seconda stagione Beach, viene chiamata. Quando chiude il portale. Quando chiude il portale, sì, la mamma vestita da 11 e la piccolina pure, no? Sì. Vestita da 11, che era carinissima, praticamente ha fatto questo gesto, poi Millie l'ha incontrata a parte, ha condiviso tra l'altro il video nel suo profilo Instagram, è stato bellissimo. I cannot be poor. Is that okay? Allora, if you like Tuesday as just buy a chair. Ragazzi, stanno facendo l'asta di questo poster di Millie, sono giunte a 70 sterline. Everybody for 180. 80 sterline. Chi offre di più? Vediamo, Giada, fai vedere cosa ti sei comprata? Oh! È XL, fai vedere? Show. Ok, fatto tutto, l'organizzazione, la presentatrice, la ragazza un po' che gestiva la situazione, che ha condotto un po' questo indimenticabile pomeriggio, ha convocato tutti nella sala con ricordi dei ragazzi, perché stava per arrivare Millie nel panel. Guardate cosa è successo. for coming. It's so great to be in London and see all my British fans. We've got the banter, that's why. So if you had 3 wishes, what would you wish for? And you can't wish for you can't use one wish to wish for more wishes. What? You can't wish one wish for one wish, okay. Let's see. I would say I wish for equality. I wish for peace. And I wish for oh goodness. No, not egos. Definitely not those things. And I wish for a season 4. And probably, the last one, I can't see anything. Can you tell us anything about Flooring, your makeup brand? What can I tell you about? I launched it maybe a week ago. It was really exciting. I flew to New York and we did a Florence pop-up. It's currently live on the website now. We're really excited.
I've been working on it for 2 years. It's a beauty and skincare line for, you know, a younger generation to help, you know, start off with the skin. Thank you so much. I think, you know, every young person deserves to have a healthy, you know, go in skincare and beauty and makeup, you know, such a popular thing for so many young people. Some parents don't like it, so I've created something that parents and kids can like. Yeah, so, yeah, thank you. What's your favourite thing about being famous? Oh, nothing. Absolutely nothing. I mean, you know, you think it's cool. It's quite scary, actually, you know, when people just scream your name, like Hi. If you could be anyone else in Stranger Things, who would you be? I think Joyce, Winona's character, is pretty cool. She cries a lot. She screams "my baby" a lot. But I would like that. Yeah, she's pretty badass. Yeah. Thanks. Hi, Millie. Shake it out. What inspired you to name Florence Florence? My great-grandmother, her name was Florence. She was known for embracing herself and definitely being very unique in her own way. And I've been told that I'm a lot like her. And I think I wanted to name the brand after her because she embraced who she was, and I wanted the brand to influence, you know, being yourself and embracing who you are. Oh. Well. I wouldn't know. I guess, you know, being rejected is very. Oh, you're filming me now. I would say that, you know, being rejected it can be difficult for some people. I mean, for me, I take it on board, and I'm really grateful for the criticism. But it can obviously knock you down. I mean, you're going to get far more no's than you are a yes. It's just, no matter how good you are, it's either you're too small, you're too tall. You know, I've been told I was too ugly. So, you know, you get that, but the same day I got Stranger Things, so it's okay. But you know, like you get told so many of these things, and you start to believe it. So it can be really difficult, and you just have to remember to remain yourself, and then to keep motivating yourself. And as long as you want to do it, then you should continue doing it. Yeah. So sorry, I didn't hear that correctly. I'm deaf in one ear. No, you know, I would tell you, but Netflix just don't like it when I talk about season 4. You know, I know it here, and I hear things through the grapevine, but I could never tell you guys. It's the worst, actually, because you know information. Like for me, you know. So anyway, je t'aime. Bye. Oh my God, she loves it. Bye. What would she say? Oh my God, I'm dead. That's so cute. Au revoir. Una decina di ragazzi in fila per le question and answers. Avete visto, Millie ha risposto un po' a tutti. Ho cercato di tradurre un po' quello che dicevano i ragazzi, e Millie col mio... della sua linea nuova di trucchi, Florence. Hanno parlato della Florence, insomma, col mio inglese penoso ho cercato un po' di tradurre. Perdonatemi se c'è qualche errore, però penso che in linea di massima Millie stesse dicendo quello che ho scritto e che ho cercato di tradurre. A un certo punto è toccato a me, perché ho fatto io una domanda, ero l'ultimo, the last is the best, gli ho detto a Millie, si è messa a ridere, così ho letto una lettera importante per me e anche per Giada. Giada non se l'aspettava, mi ha visto in fila là, dice: ma che domanda potrà fare papà a Millie? Si era preoccupato un po'. A un certo punto mi ha anche ripreso, perché non mi ha ripreso dall'inizio. Era una lettera riguardante il bullismo, perché Giada ha sofferto anche di questo problema a scuola, è molto timida, anche se ora magari ti stai un po' sciogliendo, Giada, vero o no? Come sei? Meno timida o no?
Come la vedete? No, ho letto tutta la lettera. A un certo punto, verso la fine, qualcuno dell'organizzazione è venuto per fermarmi perché mi stavo dilungando un po' troppo. Che erano le ultime 2 righe della mia lettera, e me l'hanno fatta finire. Millie mi ha ringraziato ed è rientrata. No, Millie aveva detto, quando quella ti ha rimproverato, la signora ti ha detto no, it's ok, cioè, per continuare. Ecco, questo non me lo ricordavo perché ero emozionato mentre leggevo la lettera davanti a 2000 persone. E Millie ha detto che non farla continuare perché è importante, perché sapete che Millie ha sofferto anche di bullismo. Quando anche le hanno rasati i capelli per la prima stagione. A scuola, nella prima stagione, quando lei stava girando la prima stagione di Stranger Things, gli hanno rasato i capelli a scuola e non sapevano perché sta ragazzina si era rasata i capelli, era presa di mira, ecco, dai bulli. La ragazza così è stata costretta a lasciare la scuola. Finito il panel, applausi di tutti, lo vedrete ora nell'immagine. Ho fatto alzare Giada per dirgli che Giada ha superato il bullismo, questi attacchi di bullismo alla grande, perché ne ha parlato con noi, ne ha parlato con i professori, dunque sono stati un po' scovati questi piccoli criminali, diciamo, chiamiamoli così tra virgolette, questi piccoli bulli. Così ho ricevuto qualche complimento da Danilo, anzi che saluto Danilo De Marco, che era lì presente quel giorno, da qualche altro inglese che mi ha anche un po' bacchettato per il mio inglese non proprio perfetto, però dice ti sei fatto capire. In English? Yeah. Thank you. She remained silent to the pain of her terrible friends until one day, together with me, she served the first series of Stranger Things. She served you 11, and she said, Dad, 11 has the same problem like me. She's bullied because she's different, despite having the powers. And from the day he fell in love with Stranger Things and Millie Bobby Brown. She created a fan page on Instagram and bought everything of your products. So that may sound strange, but your character has helped she get through that phase, which many kids present possibly going through. One day at school, after yet another act of bullying, Jane opened the window of her class on the 3rd floor. Today, Giada wanted to be here, but I want to give you a message of hope and want to give everyone a surprise, telling you that you never must stay alone with your problem. If you have acts of bullying, talk to the professor, with the parents are all over the world that protect you. Talk about you, talk about it, talk about it. Don't be silent. One last thing, I was saying what Giada, my daughter, did from the 3rd floor from the windows. She looked out and she screamed, enough! Stop it, just now! The good news is that my daughter Jade today is here because she defended the police. She's here with a free pass, and please stand up, Giada. You will. Awesome. Okay, so there is no last question. It was the last message. There you go. It's a good send-off. Thank you so much for being here tonight. Poi mentre eravamo in giro, Giada parlava con la mamma, vero Giada? Sì. Giada parlava con la mamma e è successo che si avvicinano quelle due stesse ragazze che mi avevano detto poco prima: stop please, it's late, per favore si fermi, è tardi, non racconti più nulla della sua lettera perché si sta dilungando troppo. Sono venuti da me, sul momento ho capito, oddio, Giada aveva il meet and greet con Millie in chiusura, c'è un incontro riservato con una decina
di persone sole con Millie per 20 minuti. Ora ho pensato, così mi è passata di mente questa cosa, vogliono punirmi perché mi sono dilungato troppo con la lettera e non vogliono fargli fare il meet, che tra l'altro ho pagato con Millie. Invece no, mi stavano dicendo, io ero preso un po' dal panico perché cercavo di capire quello che mi stavano dicendo in inglese. Mi stavano dicendo, Messier, erano francesi questi dell'organizzazione, ovviamente. Comunque dice Messier mi hanno detto Millie vuole incontrarvi in privato. E non avevo capito di cosa. Sorry, what? Millie want to meet, giusto così più o meno ha detto, in private session. Ah, Giada parlava al telefono, ci vuole incontrare Millie. Giada ci vuole incontrare Millie. Tu cosa pensi, come sei rimasta? Devo chiudere, gli ha detto poi just now, dice sì, proprio ora. Allora subito abbiamo chiuso il telefono, Millie ancora stava facendo foto, perché immaginate 2000 ragazzi, ce n'era ancora perlomeno un 300 in fila che aspettavano di fare la foto con lei. Ha interrotto tutto e quando siamo entrati ci ha abbracciati sia a me, non me l'aspettavo, sia a Giada per 3 volte. Quante volte ti ha abbracciato? 2 o 3? Mi pare 3. Quando siamo arrivati dopo la foto e alla fine 3 volte. E mi ha detto, sai, ho capito quello che volevi dire. Importante è stato che Giada ha superato questa fase di bullismo che ho passato pure io. Poi ha detto mi ha fatto emozionare, ha detto Millie, ho detto Millie, a questo punto facciamo la foto, anche se non l'avevo pagata la foto, che l'avevo pagato solo per Giada ovviamente. Dice, sì, yes, it's my gift, ha detto così, però no? poi a me mi ha parlato. E che ti ha detto? Mi ha preso le mani, così, e mi ha detto... Così? No, così? Così. Così, che carino. Mi ha detto you are so sweet, thank you so much. You are so sweet, thank you so much. Che carina. Vedi Millie, e chi ne parla male sta bambina, guarda, è dolcissima, è molto sensibile. Abbiamo fatto 3 foto, ce l'ha fatte stampare subito, perché là c'era il ragazzo con la stampante e il PC, ce l'hanno date. Poi abbiamo incontrato il padre. Dimenticavo, abbiamo incontrato pure la famiglia Bobby Brown, erano tutti là, c'era il padre e già c'è papà con il suo padre, e ci sono andato a parlare la madre e la bambina Eva, con cui Giada poi ha fatto pure la foto, la piccolina che è dolcissima. Allora mi sono messo a chiacchierare con il papà di Millie mentre lei continuava a fare le foto. Gli ho detto che venivo da Agrigento, che qui c'è la Valle dei Templi, la Scala dei Turchi, posti bellissimi, venite a trovarci. E poi ho detto una cosa, ad Agrigento ogni anno si tiene il Google Camp. Per 3 anni, veramente negli ultimi 2 anni si è spostato a Selinunte, che è qua vicino, ma per i primi 3 anni Google ha scelto Agrigento come tappa del camp, che era una reunion dei VIP mondiali, dallo sceicco al principe Harry, da Bill Gates, Mark Zuckerberg, Selena Gomez, Bocelli, Alicia Keys, tra l'altro uno dei miei rocker preferiti, ma in questo momento voto. E lui dice, yes, Google Camp, dice, anche a Millie, dice, l'avevano invitata, solo che siccome è minorenne non è potuta andare, dice, ma fra 3 anni, quando compirà 18 anni, dice, gliela mando, perché c'è un meeting molto molto importante, che tutte le persone più influenti del mondo, tranne i politici, sono in quel camp. Basta cercare comunque Google Camp, scritto camp, su Google, e aggiungete Agrigento, e vedete quello che è successo in quei giorni nella città. È stato un meeting ovviamente riservato non al pubblico, ma solo a loro. Hanno affittato l'intera Valle dei Templi, ma questo è un altro discorso, ve ne parlerò magari in un'altra occasione. Poi ho fatto la foto con Eva e lei ha detto yes, picca foto, take a foto. Sì. Poi c'era la madre di Millie e gli abbiamo chiesto se Millie poteva seguirmi. Io ho preso il telefono di Millie in mano. Mamma mia, che stavo dimenticando di dirvi, abbiamo colto la palla al balzo, perché essendo là con i genitori di Millie, dice, papà, ci posso mettere, digli se può darmi il cellulare di Millie, così mi faccio seguire da lei.
Sua mamma è stata gentilissima, yes, già dall'abbracciata, mamma mia, come se eravamo parenti, cioè con te è una cosa eccezionale a cui non siamo abituati, la dolcezza infinita anche della mamma di Millie. Ha preso il cellulare di Millie, Samsung S10. il Samsung, se facciamo pubblicità occulta, ma anche se la Samsung non ne ha bisogno, ha aperto lo zainetto di Millie, No. ha preso il cellulare. Era già su Instagram. Era già su Instagram, Sì. perché Millie, questa è una notizia grossa che vediamo, è sempre su Instagram, non si era capito, anche perché è seguita da quanti? Quasi 30 milioni. Gli mancano, deve fare 29 milioni. Quasi 30 milioni di followers, roba da nulla. Allora già ha preso il cellulare di Millie, ovviamente Instagram, Tutte e due. e ha messo, lei ha due profili, un profilo fanpage su Instagram di Millie e un profilo suo personale. Ha messo mi piace. No, scusami, segui? Come segui? Su Instagram? Sono un po' facebookiano, non sono molto su Instagram. Certo, lo devi dire come si chiama, vabbè, lo faccio apparire in sovraimpressione. Cioè, ce lo posso vedere, sì, certo. Così almeno ti seguono anche i ragazzi, anche perché farò vedere lo screenshot di Millie Bobby Brown che segue 800 profili, tra cui famosissimi. Chi segue Millie? Tra questi 800, che sono quasi tutti Ariana Grande, Nicki Minaj. Ecco, tra Ariana Grande, Nicki Minaj ed Sheeran. E lei ha pure incontrato Ariana Grande. Sì, sono amici. Anche Emma Watson di Harry Potter. Emma Watson, insomma c'era tutti tra gli amici di Instagram, tra tutti questi c'è pure Giada. Come dillo, dai, a questo punto dillo, anche se lo facciamo vedere. Allora, quel profilo di Millie è Loves Millie 011 Stranger Things. Loves Millie 011 Stranger Things. Ok, questo è quello di la fanpage Instagram, invece il tuo profilo? È Giada 011 Loving Stranger Things. Giada 011 Loving Stranger Things. Se volete potete anche seguire Giada, perché Millie gli ha promesso pure di chiamarla qualche volta in come si chiama? Videochiamata Instagram. Sai che ogni tanto le chiama i fan, per cui essendo amici c'è l'altissima probabilità che tra qualche giorno, per ora era in giro, ieri era in Portogallo per un altro Comic Con organizzato a Lisbona, per cui tra un Comic Con, una ripresa della quarta stagione e poi lei ha girato l'ultima, la nipote o la figlia di Sherlock Holmes, Enola Holmes, no? Sì. Sta girando adesso un film con la sorella Paige, The Time Lost. The Time Lost, che sarà su Netflix il prossimo anno. Parla di due bambine malate. Col cancro forse. Perché lei praticamente aveva un'amica bambina che si chiamava Olivia. Adesso hanno un'associazione su di lei proprio per dare soldi per questa associazione. Una raccolta benefica, sì, per questa malattia bruttissima ovviamente che ha colpito questa amica. Siccome essendo una ragazza molto sensibile ha cercato di girare questo film che lei stessa ha prodotto, che Netflix ovviamente ha colto al volo la cosa. Penso che Netflix lo sta producendo insieme a lei. Comunque il prossimo anno vedremo quest'altra opera della giovanissima e molto sveglia ragazza, perché nonostante i suoi 15 anni è molto matura, mi diceva suo padre. Che dire di suo papà? Simpaticissimo. Mi ha detto ciao bella. Ah, gli ha detto in italiano ciao bella, è vero. Mentre io parlavo con il papà di Millie e Giada guardava ammirata così Millie che faceva le foto, così tipo incantata, sembrava appena addormentata con gli occhi aperti. È venuta Millie, si è seduta in quel tavolo dietro il palco delle foto, no? Il pacchetto delle foto, a parlare con uno degli organizzatori, al che io ho detto: Giada, abbiamo la foto, fatela firmare. Dice, papà mi ha già firmato il libro, che già aveva il libro di Millie, gliel'ha autografato. Dico, fatti firmare la foto, e si vergognava. Giada, dai, Giada. Aveva preso la foto e gliel'aveva messa sul tavolo così: Millie, firmagli questa foto per favore. Niente, non ha voluto. Poi lei si è girata, se n'è andata. Giada che la chiamava così, non gli usciva la voce. C'era un casino incredibile là dentro. C'è stato il meet and greet, c'è un incontro riservato a sole 20 persone tra Millie e 20 o 25. 20 fan eravate più o meno, ho visto in cerchio che eravate là, con Millie al centro seduta. Millie al centro, gli hanno sequestrato i cellulari a tutti, dentro un sacchetto, perché non potevano, per motivi di diritti, sapete, le riprese non se ne potevano fare, insomma. Poi ad un certo punto sono entrati. Che domande hai fatto, Millie, là dentro? Allora, io ho detto, mi ero un poco emozionata? No,
confusa, cioè perché non sapevo bene. Volume? Mentre ho detto, mentre lei stava facendo, gli altri gli stavano facendo le domande, io ho pensato cosa dirgli. E io ho detto, which is your favorite place in the world? In the world, non dai la pronuncia british, non è world. In the world. The world, era la pronuncia americana magari. Maccheroni. Lei mi ha risposto, ve lo dico. Scusa, in italiano cosa gli hai detto? Sì. Cosa? La domanda e la risposta, dai. Qual è il tuo posto preferito nel mondo? E lei mi ha detto non lo so, ho detto il mio letto. Poverina. E mi hanno riso tutti. Perché essendo in giro, ovviamente, comunque. Poi mi ha detto, cioè che non lo sapeva, però mi ha detto anche che le piace la Georgia, perché lei ha 2 case a Londra e in Georgia in America. E gliel'ho chiesto anche a papà. Siete tornati da Atlanta, in Georgia, negli Stati Uniti, perché hanno comprato anche casa là. E lui mi ha detto, guarda, siamo tornati la settimana scorsa, se non ricordo, the last week mi ha detto, sì, la settimana scorsa, perché Millie aveva queste serie di meeting in Inghilterra, in Portogallo e poi altri che ne avrà in questi giorni. E poi mi ha detto che, di nuovo, non lo so, ho detto, però mi piace l'Australia, perché anche io ci sono stata. Cioè, sì? Millie c'è stata in Australia. Ah, gli piace l'Australia? Ha fatto le foto con degli animali, ne hanno sì? sì. Non lo sapevo. Perché anche perché praticamente lei aveva fatto un meeting in Australia, per questo. Ecco, si è innamorato un po' dell'Australia, Sì. un paese Ha visto i bellissimo. canguri, Eva che giocava con i canguri e gli dava il cibo. Sì. Anche perché la cosa importante è la famiglia, non la lascia mai sola, la segue sempre. Questo è molto Però importante. i suoi fratelli non c'erano, Charlie Brown e Paige Brown. Charlie Brown, non Charlie Brown, il famoso Charlie Brown Snoopy. di Snoopy, eccolo che è il famoso Charlie Brown, fratello di Millie. La cosa bella, la sensazione è stata di una famiglia molto unita, è stata un'esperienza molto particolare, bella, irripetibile secondo me, perlomeno per le nostre possibilità, cioè che non sono di persone benestanti che possono permettersi di viaggiare spesso e sempre. È stata una cosa eccezionale, anche perché poi siamo andati in altri posti. Intanto dopo il meet and greet Ci hanno fatto uscire perché era tardi. ci hanno fatto uscire, c'erano rimasti tipo 10. Ecco, però abbiamo anche preso alcuni ricordi dal. È vero. Alcune magliette, alcune cose che avete visto nel video, alcuni ricordini li abbiamo comprati, sì. Poi ci hanno buttato fuori perché eravamo rimasti forse Io mi sono portata delle foto di Millie e Noah che c'era scritto Stranger Fan Meet. Sì. Ce l'ho A un certo proprio punto di là. nel video, se voi vedete, Giada prende 2 fogli di là. così e ha fatto vedere 2 fogli che davano per il fan meet pubblicitari, ecco, dell'evento. Qualcuno si è lamentato dell'evento perché non c'era organizzazione, perché non permettevano le riprese, perché guarda, io vi posso dire che è andato tutto più che bene, benissimo, nonostante il lungo viaggio che abbiamo fatto dalla Sicilia. Una cosa che mi ha detto il papà di Millie sulla Sicilia è stata, cioè, voi della Sicilia non siete dell'Italia, voi siete dei indipendenti, perché ovviamente la Sicilia è staccata dall'Italia essendo un'isola, per cui ha fatto sta battuta, pensavo facesse battute di altro tipo, altro genere sulla Sicilia, per fortuna non le ha fatte. Altro da dire? Non lo so. È tornata la timidezza di Giada. No, io ho fatto anche delle foto con delle ragazze che ho conosciuto qualche anno fa su Instagram, che avevano anche loro delle fanpage, Ecco. come Elisa, Sì. che su Instagram ha quasi 10.000 follower, Sì. si chiama Millie Monster. E piangeva, c'è anche nel video, come si chiama? Millie's Monster. Millie Monster si chiama. I mostri di Millie. No, cioè lei si chiama così su Instagram. Millie Monster, Monster, sì. su Instagram. Sì. Vabbè, i mostri di Millie. Un piccolo demogorgone che abbiamo regalato al nostro piccolo suo cuginetto, mio nipotino, qualche maglietta, cose carissime, non vi dico. I pop. Spille della terza stagione. Spille della terza stagione, sì, è vero. Vabbè, i pop costavano 50 sterline. I pop, quelli caratteristici con Millie, c'era Millie bionda, 56, no, già dico, scusami, nei GameStop o in altri negozi, anche su internet, li trovi a più o meno della metà, 25-20 euro, per cui ho detto no. Se era una cosa particolare, anche 15. Se era una cosa particolare, allora guarda, la vendono solo qua, compriamola. Ma abbiamo preso solo spillette, qualche maglietta, questa è 15 euro, non questa, quella che abbiamo fatto vedere nel video con Noah.
14. 14. Ne ho preso anche un altro di Harry Potter e 14. Vendevano anche qualcosina di Harry Potter là, sì, erano sempre francesi questi. Ragazzi, ci siamo dilungati un po' troppo forse. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Ne realizzeremo altri, uno su Londra e uno sul parco di Harry Potter, sempre in Inghilterra, dove siamo stati in questi 4 giorni. Ovviamente, se il video vi è piaciuto, attivate la campanellina, iscrivetevi al canale e commentate. Iscrivetevi al canale, commentate, mettete like, perché se ci stimolerete a fare, diciamo, a fare bene, faremo ancora altri servizi del genere, perché abbiamo in programma un altro viaggio, ma non vi diciamo dove.